La pesca sportiva sta cambiando e molti pescatori non sono affatto d'accordo. Parlo soprattutto della pesca in mare e dell'arrivo del sistema di monitoraggio delle catture che si chiama Rec Fishing, questa nuova app che sostituirà il censimento che fino adesso era obbligatorio per tutti i pescatori sportivi che andavano a pesca in mare ed era possibile farlo tramite il sito della MISAF che ha validità per il momento fino al 31 marzo del 2026. Andiamo avanti per step perché puntualmente si parla di questa app, me ne accorgo anche dopo le pubblicazioni sul sito Planet Spin di alcuni articoli unicamente descrittivi, sorge sempre una grande polemica e fermentano diciamo di commenti anche molto negativi e anche in alcuni modi fuori luogo per quello che è il contesto social. Quindi parliamo di questa nuova app. Che cos'è Rec Fishing? Rec Fishing è il sistema di monitoraggio che la comunità europea ha emanato in merito alla pesca ricreativa in mare. Si occupa principalmente di raccogliere quelle che sono delle indicazioni autogestite, ecco, dai pescatori, autodenunciate dai pescatori, con l'obiettivo dichiarato di monitorare gli stock ittici, a far applicare una pesca e una gestione sostenibile e poi con l'obiettivo di emanare delle statistiche valide su base scientifica. Quindi non nasce per vietare la pesca, ma fondamentalmente per controllarla e misurarla. Cosa cambierà per il pescatore? Come vi dicevo, fino adesso per chi va a pesca in mare è indispensabile registrarsi sul sito della MISAF, quindi le politiche agricole, e tramite questo censimento viene fuori una scheda che ha validità, aveva validità fino allo scorso 1 marzo, è stata prorogata per tutto il mese di marzo, per cui non si sa bene se questa app Rec Fishing che sostituisce il censimento andrà in vigore ufficialmente o meno, o si andrà avanti con una nuova proroga. Che cosa cambia per il pescatore? Che è necessario installare questa app sul proprio telefonino e utilizzarla nel momento in cui si effettuano delle catture con un'autodenuncia di inserimento che viene fatta proprio direttamente tramite dei comandi presenti nell'app, per cui c'è un tracciamento delle attività e questo determina anche una maggiore digitalizzazione della pesca sportiva. Diciamo che mentre prima uscivi a pesca e basta, ora dovresti dichiarare anche cosa peschi e quando. Diciamo che l'app Rec Fishing è dedicata unicamente ad alcune specie, non tutte, che sono quelle di maggior tutela. Tutte le info più dedicate e più dettagliate le trovate sul sito planetspin.it. Ma veniamo un po' al nocciolo della questione, perché tanti pescatori non la tollerano? Diciamo che per il mio modo di vedere la cosa è che nella pesca sportiva, soprattutto nella pesca sportiva in mare, ci sono tante cose più importanti da andare a monitorare, non soltanto il pesca sportivo, ma soprattutto chi con le proprie barche da pesca effettua una pseudo pesca professionale, quindi non rispettando molto spesso quelle che sono un po' le regole basi di pacifica convivenza e dello sfruttamento delle risorse ittiche. Faccio degli esempi: reti sotto costa, reti sotto misura, pesca a strascico. Questi sono i veri mali del nostro mare, non il pescatore sportivo, per cui ecco, questa sensazione anche di controllo che c'è verso il pescatore ricreativo
ha un senso, soprattutto per un'eventuale paura di future restrizioni che potrebbero essere comunque applicate e quindi una perdita della libertà, soprattutto per il pescatore sportivo, per il pescatore della domenica. Tuttavia, quello che denuncio è anche una mancanza di comunicazione chiara, ci sta molta confusione, in questo c'è anche un buco istituzionale, ci sono delle informazioni che vengono molto spesso confuse anche da chi riesce a comunicare qualcosa, diciamo che molto spesso lo fa per aumentare le proprie visualizzazioni e quindi minacciando delle sanzioni e quindi ecco non si fa altro che peggiorare la situazione, per cui molto spesso noi pescatori ci informiamo unicamente tramite i social o il passaparola, perché quando andiamo sugli spot di pesca troviamo sempre chi ne sa meno di noi, anche purtroppo la Guardia Costiera che dovrebbe essere l'ente che è chiamato un po' a dare delle informazioni e anche in futuro sarà tenuto poi a effettuare i controlli. Quindi il problema principale non è solo questa norma europea per come è stata emanata, ma anche per come è stata comunicata e come si sta affrontando questo problema. Uno dei problemi principali è, come dicevo, la paura di nuove restrizioni che potrebbero essere inflitte sul povero pescatore della domenica, no? Come molto spesso siamo un po' tutti, e quindi oltre alla problematica delle limitazioni sulle specie che è possibile pescare, ci potrebbero essere delle nuove tasse, delle licenze restrittive o delle sanzioni a cui ecco, potremmo essere soggetti se non rispettiamo questo regolamento di cui ben poco si conosce. Quindi sta aumentando sempre di più questa situazione anche di ingiustizia per noi pescasportivi rispetto a chi sfrutta le risorse marine senza diciamo nessuna paura per il futuro, nemmeno anche di essere sanzionate. Quindi la pesca sportiva personalmente incide molto poco rispetto alla pesca professionale illegale e i controlli sono maggiormente concentrati su noi pescatori ricreativi, quindi c'è anche una mancanza di lotta reale al bracconaggio che noi pescatori ecco, soffriamo un po' di quello che succede tutti i giorni e soprattutto di notte nei nostri mari. Veniamo un po' alla conclusione di questo mio video. Diciamo che il problema principale, secondo me, è proprio il nodo che si è creato per questa mancanza di fiducia tra le istituzioni e noi pescatori. Il pescatore sportivo non rifiuta assolutamente la sostenibilità, anzi, credo che sia un po' la sentinella dei mari e non solo, per cui non è questo il problema, ma è perché non deve essere trattato come un problema, anzi, anche tramite il catch and release, una comunità che ha un'attenzione sempre maggiore verso quello che è anche il problema ambientale, quindi il pescatore non è assolutamente il problema in tutto questo. C'è da gestire però quelli che sono un po' i pro e i contro di questo sistema che deve essere applicato, dovrà essere applicato prossimamente, quindi ci sono anche un po' dei pro e dei contro. I pro principali, secondo me, sono quelli legati a quello che è la raccolta dei dati, che sarebbero dati scientifici teoricamente reali, quindi autodenunciati dal pescatore. Cioè, potrebbe succedere che grazie a questo conteggio anche che verrà fatto dagli enti preposti, si potrà avere una stima reale di quanti sono i pesca sportivi e quindi avere anche una presenza maggiore, perché secondo me siamo un bel po' molto di più di quelli che i politici immaginano e quindi in futuro ecco, potremmo avere noi pescasportivi anche associandoci alle associazioni federali come ad esempio la FIPSAS, potremmo avere un peso politico più importante nel settore in futuro. Però ecco, analizziamo anche contro quali sono le criticità. Secondo me
un aumento di burocrazia, dove diciamo già in Italia ce n'è tanta e quindi, come leggevo alcuni commenti sul web, potremmo rischiare di andare a pesca con un faldone come se fossimo dei commercialisti. Quindi ecco, cerchiamo di stare attenti anche in questo caso e poi immedesimiamoci nei panni di una persona anziana che va a pesca in mare e magari non è pratica dell'utilizzo del telefonino, come farebbe a denunciare eventuali catture oppure le proprie sessioni di pesca? Quindi c'è anche un buco in questo senso dove le norme non sono chiare, quindi non sono chiare, quindi c'è anche una scarsa chiarezza in questo senso e ripeto, poi tra i conti principali potrebbe esserci, anzi c'è sicuramente il timore di evoluzioni restrittive, sia per quanto riguarda dei costi da affrontare o delle limitazioni. Veniamo un po' alle conclusioni di questo video, è diventato abbastanza lungo, volevo essere più sintetico possibile, però ecco, che cosa potrebbe essere una proposta valida? Secondo me, coinvolgere maggiormente le associazioni dei pescatori a avere un peso maggiore, una rilevanza maggiore nell'informare tutto il popolo dei pescasportivi di mare e quindi anche proporre una fase sperimentale, per esempio, oppure delle formazioni gratuite da fare nelle proprie sedi. Potrebbe essere anche un incentivo a far associare i pescatori in gruppi per avere, ripeto, un peso politico maggiore in futuro. La pesca sportiva non è assolutamente il nemico del mare, anzi, ben vengono maggiori pescasportivi che decidono di avvicinarsi a questo sport, che è uno sport a tutti gli effetti e quindi è una passione, potrebbe essere anche un'evoluzione culturale e per molti amici pescatori rappresenta già uno stile di vita, per cui ecco. Vi lascio questo mio pensiero, spero di ricevere dei commenti che non siano polemici, ma espressi in un modo giusto da poter instaurare un rapporto di scambio di informazioni per anche crescere e migliorare insieme. Grazie a tutti voi per la visione di questo video. Noi ci vediamo come sempre il prossimo qui su Planet Spin Fishing, canale TikTok, su Facebook, YouTube, dovunque ci sia la possibilità di condividere la nostra passione. Ciao ragazzi!